Buongiorno a te, sono Francesco Guarnaccia di Francesco Guarnaccia Results. Oggi voglio sempre parlarti degli investimenti a lungo termine e ti voglio parlare degli investimenti in azioni. Infatti nei video precedenti vi ho parlato degli ETF, sempre per investimenti a lungo termine. Oggi vorrei concentrarmi su un altro modo di investire, che è quello utilizzando le azioni. Ma la prima domanda che viene da farsi è: perché investire in azioni? Investire in azioni in effetti produce dei risultati potenzialmente migliori di ogni altro investimento. Però per fare questo, rispetto appunto agli ETF che richiedono una conoscenza di base, come vi rimando ai video che ho fatto su questo argomento, per quanto riguarda l'investimento in azioni, questo richiede delle conoscenze in più. Naturalmente quello di cui vi parlo è quello che io conosco e che pratico, che è appunto il value investing. Appunto, ma la domanda è: perché in azioni? La prima risposta è semplice. Scegliendo opportunamente delle aziende, come dimostrano la storia di molti investitori di tipo value che ce ne sono veramente molti, dimostrano che è possibile ottenere veramente dei risultati molto interessanti. Questo presuppone però delle conoscenze. Perché delle conoscenze? Perché in effetti la conoscenza è quella che ti permette di avere la tranquillità nel momento in cui tu investi comprando delle azioni. Per farti un esempio, possiamo dire in generale che attraversare una strada ad occhi bendati è pericoloso. In effetti è pericoloso perché non puoi vedere le macchine che arrivano, che passano, e potresti essere investito. Se però tu attraversi la strada sulle strisce pedonali, non hai gli occhi bendati ma ci vedi benissimo, la pericolosità di attraversare la strada si riduce enormemente. Questo è quello che fa in effetti la conoscenza dell'azienda di cui compri le azioni. Un'idea interessante potrebbe sembrare quella di fare del copy trading, cioè andare a copiare quelli che sono i movimenti che un grande investitore fa. Ebbene, questa potrebbe sembrare sì una buona idea, ma in realtà non lo è. Perché? Qual è la differenza? Prima di tutto è proprio la conoscenza che c'è dietro le operazioni che vengono fatte. Allora, se un investitore investe in un'azione perché la conosce, sa quello che fa. Se tu copi quello, anche se fosse possibile, ma ha delle difficoltà veramente notevoli questo, se io copiassi un altro investitore non avrei quella sensibilità e quella conoscenza. E questo cosa comporta? Comporta il rischio che, per esempio, come può capitare, il prezzo va sotto il valore di acquisto e quindi potenzialmente nel mio conto titoli vedo una perdita. Se io non conosco l'azienda che c'è dietro queste azioni, potrei spaventarmi e potrei vendere appunto preso dalla paura di perdere soldi, e farei un errore. Anche nel senso opposto, potrei vendere le azioni perché sono andate sopra il prezzo di acquisto e le potrei vendere in eccessivo anticipo rispetto a quello che è invece un momento più corretto per poter vendere. Quindi il copy trading in realtà non ci permette virtualmente una scorciatoia, ma questa scorciatoia non è praticabile perché ha dei rischi estremamente alti. Per investire in azioni, gli investimenti in azioni appunto sono promettenti, ma presuppone la conoscenza. Che cosa andiamo a conoscere? Cioè noi dobbiamo conoscere un'azienda in modo tale da poter definire che questa azienda ha, primo, un vantaggio competitivo solido, cioè ha dei prodotti, delle tecnologie che veramente la rendono unica. Il vantaggio competitivo in che cosa si materializza? Il vantaggio competitivo è nient'altro che la quantità di energie
economiche e umane che dovrebbe mettere un'azienda concorrente per andare a rubare il mercato dell'azienda in questione. Quindi maggiore è il vantaggio competitivo, maggiore è la tranquillità che l'azienda ha nel proprio futuro, e questo permette anche un'altra cosa positiva: può permettere un controllo dei prezzi di vendita molto più puntuale. Facciamo un esempio attuale: abbiamo un momento in cui l'inflazione sta crescendo, speriamo che si interrompa questo ciclo, però in questo momento la situazione è questa. Un'azienda che abbia un vantaggio competitivo elevato si può permettere di alzare i prezzi di vendita per controbilanciare l'effetto dell'inflazione. Se invece un'azienda si trova a non avere questo vantaggio competitivo, l'unico modo con cui compete sul mercato è il prezzo, quindi rimane vincolata a dei valori di prezzi di mercato che non le permettono appunto questa flessibilità. Quindi, un vantaggio competitivo; secondo, deve avere un management che sia etico, professionale e che abbia a cuore quello che è appunto il futuro dell'azienda, dei propri dipendenti e degli azionisti. Questo è un altro punto fondamentale, il management. Un altro punto fondamentale è che le prime due caratteristiche portano a che cosa? Portano ad aziende che abbiano dei flussi di cassa positivi, nel senso che generano cash, producono cash. Questo cash è anche questo molto importante, perché permette all'azienda di reinvestire nel proprio business e di crescere, permette all'azienda di remunerare i propri investitori dando dei dividendi. Inoltre il cash permette anche di ridurre l'indebitamento, che è un altro punto molto importante. Noi, specialmente in questo momento, dovremmo concentrarci su aziende sane che abbiano un debito basso, specialmente un debito a lungo termine. L'ultimo punto è quello che Warren Buffett chiama come margin of safety, e cioè margine di sicurezza, cioè dobbiamo comprare quando è conveniente farlo. E quando è conveniente farlo? Quando il prezzo di mercato va sotto il value, il valore dell'azienda stessa. Ecco, perché facciamo questo? Facciamo questo perché prima di tutto il margine di sicurezza ci mette al riparo di quelle che sono le incognite che comunque in ogni impresa ci sono. Quindi se io compro quell'azienda a un prezzo inferiore rispetto al suo valore, ho una probabilità più grande che le azioni crescano e che quindi mi producano un profitto. Ecco, ma potrebbe un'azienda con queste caratteristiche andare male nel futuro? Le possibilità ci sono, ma dobbiamo sempre cercare di tenerle sotto controllo. Ci sono degli eventi che creano queste disparità tra il prezzo di mercato e il valore, e il fatto di poter valutare l'evento in maniera corretta ci permette di prendere le decisioni corrette, nel senso che se il problema, per esempio, che l'azienda si trova ad affrontare è un problema temporaneo, a quel punto lì, quando in effetti il prezzo della nostra azienda va giù, noi potremmo anche comprare ulteriormente altre azioni, quindi potremmo incrementare il nostro investimento. Ma può un'azienda avere dei problemi in realtà proprio strutturali? Può succedere questo. In questo caso cosa succede? Sarà opportuno chiudere l'investimento quanto prima, però considerando il fatto che investiremo in più azioni, e questo lo faremo appunto per controbilanciare in maniera corretta e sensata il nostro rischio, in modo tale che se un'azienda dovesse avere dei problemi tali per cui il suo prezzo va giù e il nostro investimento va in perdita, noi potremmo in quel momento, a ragion veduta,
chiudere quell'investimento, ma ne abbiamo altri che stanno andando per il verso corretto. Quindi naturalmente se è successo a grandissimi investitori di chiudere investimenti sbagliati, vi faccio l'esempio recentemente, appunto Warren Buffett aveva comprato prima della pandemia molte azioni nel campo delle comunicazioni aeree, cioè azioni di compagnie di volo, che ha disinvestito molto velocemente quando è scoppiata appunto il problema col Covid-19. E quindi se fa errori Warren Buffett, la Berkshire Hathaway e altri, anche noi potremmo fare degli errori, ed è per questo che viene fatta una diversificazione in più azioni, appunto per ridurre questo margine. Voglio chiedere a te, qual è la tua percezione degli investimenti in azioni? Cosa pensi a riguardo di investire in azioni? Ecco, io con questo ti saluto e ti do appuntamento alla prossima occasione.